Ciao, in questo video vedremo questo modulo solare LoRa Mestastic già preassemblato e IP66, quindi adatto per essere montato in esterno, ha un fissaggio a muro o a pavimento, quindi su un terrazzo, può essere montato senza problemi, ha due antenne, una LoRa e una GPS, ha un pannello solare da 6 watt e ha anche due connettori completamente stagni per collegare dei sensori remoti. Andiamo adesso sul sito a vedere il costo e i dettagli. Questo è il sito del produttore. Questo pannello l'ha acquistato un mio amico che lo deve montare sul terrazzo e quindi me l'ha prestato per fare video. L'attuale costo è 72 euro. Verificare poi nel carrello che siano incluse tasse, IVA, eccetera. Frequenza nel nostro caso è 868, arriva già con preinstallato Mestastic, ha un pannello monocristallino da 6 watt e due batterie 18650 per un totale di 7000 mAh. Usa il ricevitore LoRa NRFLR 1262 e il processore NRF 52840. Non ha il Wi-Fi, ma solo il Bluetooth Low Energy. Il produttore dice che rispetto al SenseCap che abbiamo già visto ha una portata più lunga. Ha fatto delle prove, chi vuole può guardarsi questo video, sul livello del mare, è riuscito a raggiungere distanze superiori a 10 km, mentre con il SenseCap 9,61 km. Il SenseCap è fatto più che altro per essere montato su un palo, anche se si può montare su un muro o un terrazzo. Il SenseCap aveva le staffe in acciaio inox, questo ha le staffe in plastica. Vediamo se abbiamo altre info. Questi sono i due connettori che ci sono sul retro, qui le loro piedinature, un esempio di sensori che si possono collegare o in quadro C o l'UART, quindi ci possiamo collegare anche un Arduino e fare qualcosa di particolare. Qui l'esempio di montaggio sul piano orizzontale, casi d'uso in una città, quindi in condizioni di emergenza, se dovesse andare via l'energia elettrica, come ben sappiamo, anche i cellulari potrebbero smettere di funzionare e questo qui potrebbe essere l'unico sistema per contattare qualcuno. Sistemi veramente di emergenza. In agricoltura può essere usato per monitorare temperature, umidità e altri parametri. Qui vediamo i vari particolari, però queste cose adesso le andremo a vedere in dettaglio. Questa è la sua scatola, è la versione Mestastic 868, quindi arriva già con precaricato il firmware Mestastic. Vediamo quali altre informazioni abbiamo sulla scatola. Vediamo sotto, il nome del prodotto è il ThinkNode MSA, batteria 18650 al litio, capacità 7000 mAh, input 5 V 1 A che è il connettore USB-C, potenza 6 watt, Bluetooth Low Energy 5.4, l'ora va da 868 a 915, dimensioni IP65, quindi possiamo metterlo tranquillamente all'acqua, temperatura di funzionamento da meno 20 a più 60, temperatura di stoccaggio da meno 30 a più 70, costruttore Elecro. Questo è il pannello solare, è un po' diverso dai soliti, quindi abbiamo il pannello, le antenne, abbiamo due antenne perché anche il GPS ha la sua antenna, infatti abbiamo due connettori, uno con scritto LoRa e uno con scritto GPS. Le antenne sono uguali come forma e anche come lunghezza, ma all'interno probabilmente costruttivamente sono diverse, infatti sono marcate una GPS e una 868 MHz. Abbiamo il cavo di ricarica USB tipo C, dei tasselli per fissare la staffa al muro e la staffa. La staffa è completamente in plastica, ha due fori per essere fissata al muro e ha la possibilità di regolazione di distanza, quindi dal muro verso l'esterno, fino a un certo punto, perché sennò poi esce, quindi questo è il massimo, poi qui si stringe e rimane fisso. Questo snodo girevole viene poi fissato con questa vite, questo si incastra in questa slitta dove abbiamo questa freccia di inserzione perché abbiamo quel gancio qui che si aggancia su questo gancino, quindi si infila così
fino a sentire lo scatto. La parte superiore la mettiamo così, questo lo fissiamo al muro, così, questo si tira e rimane praticamente in questo modo. Quindi non ha il fissaggio a palo come abbiamo visto per un altro modello che ho già fatto vedere in un video precedente, ma ha solo la staffa per essere fissato al muro. Vediamo cosa abbiamo: due LED, uno di power e uno di data, che poi andremo a vedere sul manuale il significato. Abbiamo due pulsanti, uno di function e uno di reset, che sono quei due lì. Abbiamo questi connettori stagni dove possiamo mettere il suo connettore volante per collegare una UART, quindi una seriale, ad esempio a un Arduino. Dopo abbiamo un'interfaccia IIC, che sarebbe I2C, I quadro C, per collegare dispositivi I quadro C. Ovviamente bisogna fare poi il programmino dentro nel processore. Un'altra targhetta, quindi abbiamo il nome, il modello, la banda, il serial number, un po' quello che abbiamo visto dietro nella scatola. La batteria è dentro, poi dopo andrò a aprirla, bisogna svitare queste 6 viti più le due che tengono le antenne. Adesso monto l'antenna, l'ora, perché il GPS qui dentro al chiuso non prende. Ho collegato l'antenna 868 al nano VNA, così vediamo se è centrata in frequenza. 100 frequenza facciamo 869 e uno span, quindi una larghezza di banda, facciamo un po' larga così vediamo bene la curva, 300 MHz. Eccolo qua, più o meno ci siamo. La metto anche in verticale vedi che cambia. Siamo con un SVR 2 a 880, antenna centrata a circa 880. Comunque bene o male c'è, risuona abbastanza bene. Vedi, a seconda del piano di massa varia un po'. Proviamo l'antenna GPS, che dovrebbe avere una frequenza molto più alta, perché i segnali GPS sono sopra il gigahertz, poi dipende dai satelliti. Penso che avrà una banda abbastanza larga. Tolgo questa e metto questa del GPS. Risuona alla stessa frequenza dell'ora, diciamo. Secondo me però più avanti, andiamo avanti, risuona alla frequenza del GPS. Quindi se faccio un center a 1,2 GHz e faccio uno span di 500 MHz, risuona a 1,70 giga. Se non sbaglio il GPS ha tante frequenze, vanno da a 1 giga e qualcosa fino a 1 giga e mezzo, quindi a 1 giga 1,70, quindi 1 giga e 70 MHz abbiamo un SVR molto basso. Arriviamo qui a 2,5 a 1 giga e 2. Ok, quindi abbiamo visto anche le antenne. A confronto ho messo questa piccolina dell'Elte V3 e siamo a 877, quindi a 869 comunque abbiamo un buon SVR. Anche queste piccoline sono tarate abbastanza bene. È chiaro, essendo così corte e caricate a forma di molla, hanno una resa molto bassa. Quindi monto l'antenna LoRa, che è questa, e procedo all'accensione. Ok, prendo il manualetto. Il manuale è in inglese, ci sono un po' di informazioni su come orientare il pannello nord e sud a seconda dell'emisfero, come si fissa il muro o la staffa, come si innesta, le due antenne, le cose che abbiamo visto, e qui le istruzioni dei bottoni. Quindi abbiamo il function button, c'è proprio scritto function, quello sopra function e quello sotto reset. Il function con un doppio clic aggiorna l'informazione di location, probabilmente invia la posizione. Con un triplo clic si attiva o disattiva il GPS. Tenendolo premuto per 5 secondi porta il dispositivo on o off. Il bottone di reset con un solo clic resetta il device e si riavvia. Vediamo invece i LED. Il LED power, che è il rosso, all'accensione resta acceso 10 secondi fisso, allo spegnimento lampeggia 5 volte alla frequenza di 1 Hz. In carica via USB o dal pannello solare
l'indicatore rimane acceso rosso fisso. L'indicatore di batteria scarica sotto il 33 volt è un lampeggio lento a 0,5 Hz. Il LED blu invece segnala che lui sta trasmettendo o ricevendo dati. Lampeggia a una frequenza di 1 Hz. Altre informazioni tecniche che abbiamo già visto, cosa c'è nella scatola, le FAC, il supporto tecnico e basta. Adesso vado ad accenderlo e con l'app vediamo insieme come configurarlo. L'accensione quindi si effettua tenendo premuto il tasto function per 5 secondi. 1, 2, 3, 4, 5. Con quel LED si è già acceso. Ecco, mollo. Sta lampeggiando il blu e lampeggia lento il power per dirmi che c'è la batteria scarica. Quindi attacco il cavo USB di ricarica e apro l'app. Aperta l'app posso fare uno scan, vediamo se riusciamo a rilevarlo. Niente, se il suo scan non lo rileva dobbiamo dare nel Bluetooth del telefono, fare una ricerca, vedo che l'ha già trovato, Mesh Tastic 591C, abbinamento, mi chiede il PIN che è 1, 2, 3, 4, 5, 6, faccio ok, dovrei trovarmelo accoppiato, quindi passo all'app, me lo ritrovo associato, seleziono e qui vedo che se collegato mi dice devi impostare una regione, imposta la tua regione. Il firmware precaricato è un 2715, è alimentato via USB, c'è il disegno della spina, tensione in questo momento è 3,66 che è la tensione di carica della batteria. Impostiamo la regione, qui dove c'è Please Set a Region, selezioniamo European 868, usa preset, long fast lo cambiamo in medium fast, che è quello che viene usato qua da noi in Italia, quindi medium fast. Quindi European, medium fast, ignora MQTT perché non lo collegheremo a internet, anche perché non ha il wifi a bordo, e tutto il resto lo lasciamo di default, quindi la frequenza sarà 869 e 525. Qui potenza di trasmissione mi dice 30, ma lui è limitato a 27, che è la normativa. Lascio tutto di default e premo su salva. Si accende il blu e il rosso continua a lampeggiare. Adesso è fisso probabilmente perché sta facendo reboot. Qui posso schiacciare su chiudi, ritorno di qui, si è riconnesso. Adesso mi dice batteria 22% perché probabilmente può anche andare a vedere lo stato della batteria oltre a vedere la tensione che arriva dall'alimentatore. Ritorniamo nei settaggi, quindi l'ora l'abbiamo fatto, torno indietro, canali, medium fast va bene, la passo è quella pubblica, possiamo attivare anche una posizione precisa se ci interessa, oppure lasciare tutto disabilitato. Siccome è un nodo fisso potremo mettere la posizione manuale, quindi non usare il suo GPS. Adesso lo usiamo, lo mettiamo preciso, faccio salva e invia. Farà il solito riavvio, poi in sicurezza lasciamo tutto di default. In utente possiamo configurare il nome del nodo, quindi il nome lungo e il nome breve, adesso li lascio di default. Il nome breve ha 4 caratteri alfanumerici e il nome lungo possiamo scrivere molto di più. Il resto va tutto lasciato così. Questo radioamatore con licenza è per la frequenza 433, perché attivando questo si disabilita la crittografia. Quindi se abbiamo fatto modifiche all'utente dobbiamo salvare, come abbiamo visto in precedenza. Dispositivo, ruolo client. Qui se viene messo su un tetto o su un balcone e fa da ripetitore per un altro nostro nodo, possiamo configurarlo come client base. Infatti il disegnino è quello di una casa. Adesso lo lascio di default che è client, modalità di trasmissione e tutte quelle cose qui le lasciamo di default. Volendo si può disattivare il LED, che è quello che lampeggerà qui, che è il battito cardiaco. Fuso orario, possiamo dargli il fuso orario del telefono cliccando qui. Il buzzer non c'è, pulsante lasciamo tutto stare, facciamo salva, consegna confermata. Alcune cose richiedono il riavvio del dispositivo e altre no. Lo capiamo perché si disconnette, quindi qui diventa rosso e qui si accende il blu fisso e poi inizia a lampeggiare. Poi abbiamo posizione, ogni quanto deve trasmettere la posizione. Posizione smart ha senso per un dispositivo portatile perché lui invia la posizione ogni tot tempo e ogni tot metri quando si muove. Questo non ha molto senso, quindi possiamo disabilitarlo e dirgli di trasmettere la posizione, essendo un nodo fisso anche a intervalli molto più lunghi.
però adesso lascio tutto di default. Potrei mettere, come ho detto prima, posizione fissa, e abilitando la posizione fissa ci vengono chiesti latitudine, longitudine e altitudine. Io lo lascio standard. Alimentazione possiamo lasciarlo così, schermo non ce l'ha, Bluetooth, questo è importante, dobbiamo cambiare il pin, se no chiunque riesce a collegarsi al nostro nodo. È chiaro che se è in posizione non accessibile sarà difficile che il Bluetooth prendi a lunghe distanze, però non si sa mai, meglio cambiare il pin. MQTT per collegarsi a internet è disabilitato, notifica esterna niente, tutto questo lasciamo tutto di default. Abbiamo possibilità di esportare la configurazione, da qui possiamo anche spegnerlo e riavviarlo, impostarlo di fabbrica, vediamo in aggiornamento firmware cosa abbiamo, versione installata 2.7.15, si può aggiornare alla 2.7.15 567B8 beta, volendo si può fare l'aggiornamento tramite Bluetooth, tenendo il telefono vicino e facendo un po' di attenzione che non si sconnetti. Ci sono le informazioni del firmware, qui ci sono le stabili, qui ci sono le alfa, l'ultima alfa è la 2720, oppure possiamo caricare un file locale e installarlo manualmente selezionando il file e facendo la procedura. Fornire posizione alla mesh non ha senso su questo nodo fisso, che ha anche il GPS a bordo, se no utilizzerebbe il telefono per fornire la posizione alla mesh. Andiamo a vedere se ha ricevuto qualcosa. Sì, ha ricevuto questo, che potrebbe essere il mio nodo che ho sul tetto, però non ha ancora ricevuto il nome, ha solo ricevuto l'ID. Potrei fare un user info, infatti è arrivato il nome breve, client base, torniamo di là nei dettagli, ed è arrivato anche il nome lungo. Abbiamo la possibilità di fare anche un trace route, facciamolo, e ci vengono fatte vedere le informazioni di trasmissione e ricezione dei messaggi. Si può vedere anche sulla mappa, ma solo se le coordinate GPS di tutti i due moduli sono state fissate. La mappa è questa, adesso ho il wifi del telefono disattivo, quindi non me la fa vedere. Andiamo qui sulla chat, qualcuno ha già scritto, ricevuto da Voghera, ancora, siccome è stato appena acceso, ancora non ha il database popolato con i nomi dei nodi. Questo coniglietto col 4 sono gli hop che ha fatto per arrivare fino a qua. Non sto lì a inviare i messaggi perché abbiamo già visto in altri video come funziona. Quindi abbiamo visto che adesso è completamente configurato e pronto per essere messo sul tetto. Procedo adesso all'apertura. Qui sotto ci sono i dadini, bisogna fare attenzione di non perderli. Questo è solo un coperchio perché dobbiamo togliere anche quella parte qui. Ho guardato meglio ed è completamente sigillato, questo non si può togliere, non è un coperchio. Probabilmente è stato tutto inserito da questo lato, quindi per accedere alla batteria bisogna togliere il pannello. Adesso non lo faccio perché è tutto sigillato, perderei l'IP65, dovrei tutto rincollarlo col silicone. Non c'è altro modo per accedere alla batteria, quindi finché la batteria va non conviene tentare di aprirlo. Ho lasciato l'antenna collegata apposta perché, come è successo a me adesso, ho schiacciato involontariamente il pulsante ed è andato in on, infatti lampeggia il led rosso. Procedo al rimontaggio, mi spiace perché mi sarebbe piaciuto vedere come è costruito, ma non voglio rovinare l'IP65. Questo pannello quindi può essere usato facilmente per mettersi su un nodo solare autonomo senza complicazioni. Per chi non è molto capace, diciamo, a fare il fai da te, un pannello già pronto all'uso come questo facilita il tutto. È pronto da essere installato. È chiaro che per chi è capace di fare fai da te, magari costruirselo con una scatola, batterie e tutto il corrente viene a costare qualcosina meno. Però questo, essendo molto stagno e robusto, diciamo non ha neanche la scatola esterna. Molto leggero, può essere messo anche sopra una roulotte, ovviamente quando siamo fermi, o potremo anche portarcelo nello zaino perché è talmente piccolo e leggero, e usarlo in postazioni anche in montagna. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!